Ciao ragazzi, oggi parliamo di Lee Labrada, detto Mass with Class, cioè massa con classe. Uno degli atleti più eleganti di sempre e anche uno degli ultimi alfieri del fisico estetico ad affermarsi ai massimi livelli del bodybuilding IFBB nella categoria Open. Atleta eccellente e persona completa, Lee è stato ed è tutt'oggi un ottimo ambasciatore per lo sport del bodybuilding, che unisce istruzione, classe e professionalità in tutti gli aspetti della sua vita. Enjoy! Lee Labrada nasce a La Habana l'8 marzo 1960. È un periodo di grandi cambiamenti per Cuba dopo l'avvento di Fidel Castro e il padre di Lee, un ingegnere, decide di emigrare. Ma lasciare Cuba non è facile e la famiglia si trasferisce a Scaglioni. Nel 1962, a soli 2 anni, Lee arriva in America accompagnato dalla nonna e si stabilisce a Chicago da una zia che diventerà la sua seconda madre. Solo un anno dopo i suoi genitori riusciranno a trasferirsi negli Stati Uniti e a riunirsi col figlio. Lee cresce negli States e sin da giovanissimo è appassionato di sport. Fra le sue prime ispirazioni ricorda suo padre, che si allenava a casa con un bilanciere, e atleti del calibro di Steve Reeves e Dave Draper, che ebbe modo di vedere ritratti su alcune riviste. A 13 anni comincia ad allenarsi con i pesi del padre e la cosa gli piace. All'epoca il suo obiettivo primario era diventare un buon giocatore di football e, insieme a un amico, si allenava con i pesi per migliorare le sue performance sportive. A 17 anni la svolta. Un infortunio alla schiena lo forza a lasciare il football. Lee ha più tempo da dedicare al bodybuilding e comincia a vedere risultati che lo entusiasmano, motivandolo a gareggiare. Nel 1978, con un peso sui 59 kg per 1,68 m di statura, esordisce come teenager al Mr. Jacksonville AAU, dove, pur non vincendo, ottiene diversi riconoscimenti anche nei confronti di atleti molto più imponenti di lui. Dopo il divertente debutto, finite le scuole superiori, si iscrive a ingegneria civile alla Northwestern University e nei 4 anni seguenti, alternando studio e allenamento intenso, riesce sia a laurearsi che ad aumentare di ben 18 kg di muscoli. Nel 1982, a 22 anni, è pronto per tornare a gareggiare. Partecipa al campionato NPC Texas Collegiate e vince. Ma è solo l'inizio e seguendo la filosofia di fare un passo alla volta, Lee cresce piano piano. Fra i pesi medi, nel 1983 vince i campionati NPC del Texas. Nel 1984 è secondo ai campionati NPC USA e infine nel 1985 la svolta. Vince il Mister Universo e conquista la Pro Card. A breve lascia il suo lavoro di ingegnere per dedicarsi a tempo pieno alla carriera sportiva. La carriera professionistica inizia alla grande. Il suo look estetico e accattivante, senza grandi eccessi, lo rende il modello ideale per promuovere il bodybuilding fra il grande pubblico. Joe Weider lo supporta e Lee figurerà in oltre 100 copertine sulle riviste di settore. Ma sentiamo dalle sue stesse parole quale era il suo concetto di bodybuilding. Penso sia importante ricordare che il bodybuilding è variegato, non è solo la ricerca dell'uomo più massiccio, è la ricerca dell'uomo più perfetto. E questo uomo deve essere una combinazione di simmetria classica, proporzioni, massa muscolare e definizione. E io curo tutti questi aspetti. Nel 1986 debutta come pro alla Notte dei Campioni e con un peso sugli 80 kg a sorpresa vince, aprendo una carriera piena di successi, contraddistinta da ben 7 partecipazioni al Mister Olympia, nelle quali, seppur con un peso sotto i 90 kg, si è sempre piazzato fra i primi 4. In particolare ricordiamo i 2 secondi posti ottenuti dietro a Lee Haney nel 1989 e nel 1990. E a questo vanno aggiunte numerose vittorie sul circuito dei Grand Prix IFBB. Concluderà la carriera nel 1995 con un quinto posto all'Arnold Classic. Raggiunti i 35 anni sente che il suo fisico non risponde più come prima. Il trend del bodybuilding comincia a privilegiare i mostri muscolari e per Lee è tempo di passare ad altro. Ritiratosi dalle competizioni, Lee ha sviluppato la sua attività di consulenza e personal training. Nel 1996 ha lanciato la Labrada Nutrition, un'azienda di integratori alimentari di grande successo ancora oggi. E nel 2004 è stato inserito nella Hall of Fame IFBB. Anche nella vita privata, l'ingegner Labrada ha saputo costruirsi il successo. Sposato con Robin sin dal 1986, i due hanno 3 figli, Hunter, Blade e Pierce. In particolare ricordiamo Hunter Labrada, anch'esso bodybuilder professionista che ha seguito le orme del padre. In palestra, Lee ricorda di essere stato influenzato dai principi dell'allenamento ad alta intensità divulgati da Mike Mentzer. Un approccio che gli ha fatto riconsiderare l'efficacia degli allenamenti ad alto volume popolare sin dai tempi di Arnold. Per il suo allenamento Lee ha scelto di adottare una via di mezzo fra i 2 estremi,
facendo 10-12 serie per i gruppi muscolari grandi come gambe, petto e schiena e 6-8 serie per i gruppi muscolari piccoli come spalle e braccia. Usava carichi medio-alti eseguendo 6-10 ripetizioni per serie, facendo attenzione a sentire lavorare il muscolo e cercando di arrivare a cedimento. Prima delle gare svolgeva anche attività cardio, 20-30 minuti 5 giorni a settimana. Ancora oggi, ad oltre 60 anni, Lee continua ad allenarsi eseguendo 6-8 serie per gruppo muscolare, con brevi pause fra i set per allenamenti da 30-45 minuti. Un approccio che gli consente di mantenersi in ottima forma, a dimostrazione che il bodybuilding ben interpretato può essere considerato un vero e proprio elisir di lunga giovinezza. Anche a tavola Lee era molto metodico e soprattutto nella fase pre-gara contava le calorie con attenzione. Consumava 6 pasti al giorno con circa 40 grammi di proteine a pasto, ottenute da fonti magre per tenere basso l'apporto di grassi, e gestendo i carboidrati in base alle esigenze energetiche del momento. Fra i carboidrati prediligeva quelli complessi sotto forma di patate, fagioli, riso, lenticchie, avena, verdure e un po' di frutta. Riassumendo, Lee Labrada è stato uno degli atleti di maggiore successo nella storia del bodybuilding, con la sua linea senza eccessi al contempo muscolosa, armonica e definita, una combinazione di grande estetica in grado di far apprezzare il bodybuilding anche al grande pubblico, la cosiddetta massa con classe. Un uomo che ha incarnato il sogno americano. Emigrato da Cuba da bambino, è riuscito a costruirsi una vita di successo negli Stati Uniti, diventando un'icona del bodybuilding, un imprenditore e un promotore dello sport come elisir di giovinezza. Che dire, ci sono davvero tante cose che possiamo imparare dalla vita di questo piccolo grande cubano. Ciao, alla prossima!